Ecco, abbiamo parlato dei test di base, quelli più semplici. Chiaramente per avere un quadro veramente completo e veramente esaustivo della situazione sarebbe necessario, e normalmente viene fatto dove ce n'è la possibilità, di effettuare dei test avanzati che ovviamente richiedono personale altamente specializzato e strumenti molto avanzati e molto costosi, quindi chiaramente. Questo perché? Perché normalmente se si può non si cerca solo di evidenziare la presenza di farmaci contraffatti, ma chiaramente sarebbe opportuno conoscerne l'origine, scoprire chi li produce in modo che possano essere adeguatamente puniti e contrastati per cercare di, se non eradicare, comunque combattere in maniera radicale questo tipo di fenomeno. E questo, come dicevo, appunto, si può raggiungere soltanto mediante i test più avanzati, che permettano in qualche maniera di raggiungere una specie di impronta digitale che appunto consenta l'identificazione del prodotto e quindi poi del produttore, se questo si riesce a individuare. Ad esempio, per avere un'impronta digitale chimica proprio del prodotto stesso, ultimamente sono abbastanza utilizzate le tecniche, anzi sono utilizzate in maniera preponderante, le tecniche cromatografiche. Ad esempio possono essere utilizzate tecniche cromatografiche abbastanza classiche come la cromatografia liquida o la gas cromatografia, accoppiate a diversi tipi di rivelazione, UV e soprattutto la spettrometria di massa, che consente di avere una serie di informazioni estremamente precise, dettagliate sulle sostanze contenute, con un'unica analisi su tutte le sostanze contenute nel prodotto stesso. Ultimamente stanno prendendo piede in maniera sempre più importante anche le analisi cosiddette bidimensionali, cioè in cui le sostanze vengono separate non mediante una sola tecnica, ad esempio una corsa cromatografica, ma mediante due tecniche in sequenza, per cui quello che viene separato da una tecnica viene fornito alla tecnica seguente come input per fare una seconda separazione. Molto diffuse da questo punto di vista sono le tecniche bidimensionali gas cromatografiche, in cui due colonne cromatografiche vengono messe in serie, colonne cromatografiche diverse, vengono messe in serie, per cui una colonna darà un tipo di separazione, separerà certi tipi di sostanze, e la seconda colonna migliorerà o addirittura effettuerà la separazione di altre sostanze, in maniera da avere un cromatogramma bidimensionale, come quello che è riportato nelle slide, che permette di avere informazioni su molte più sostanze, magari di separare in maniera più corretta le varie impurezze e così via. Chiaramente questo tipo di test permette, come dicevo, di evidenziare una serie molto più ampia di sostanze, anche presenti in quantità estremamente basse, anche sconosciute a volte, quindi di identificarle proprio, le impurezze ad esempio che non siano note. Chiaramente il contraltare di questa maggiore efficacia sono i tempi di analisi normalmente più alti, la necessità di avere anche una certa, un certo numero di personale e di ore dedicate alla preparazione del campione, cioè normalmente queste tecniche non si possono applicare al campione in quanto tale, ma questo deve essere prima o purificato o in qualche maniera, frazionato in maniera da poter poi essere efficace per quanto riguarda l'analisi. E poi chiaramente abbiamo la problematica che è sottintesa, che è quella del costo delle attrezzature, del personale e così via, che sono di diversi ordini di grandezza superiore a quelle che abbiamo viste prima. Per ovviare almeno in parte a questo tipo di problematiche date dalle metodiche avanzate, in particolare per ovviare alle problematiche di preparazione del campione e di tempistica piuttosto prolungata,
stanno diffondendosi sempre più le tecniche cosiddette dirette, che quindi non prevedono una separazione preliminare degli analiti delle sostanze da analizzare, ma vengono fatte direttamente sul campione come tale. Tipiche, le abbiamo accennate anche prima, sono le tecniche del vicino infrarosso, che forniscono proprio impronte digitali delle sostanze, la spettroscopia Raman, e tecniche ancora, diciamo, forse un pochettino quasi sperimentali, più che di routine, ma che vengono applicate poi anche nei casi di contraffazione in maniera estensiva, come la cosiddetta Desorption Electrospray Ionization, in cui in pratica abbiamo che una sorgente elettrospray dello spettrometro di massa viene puntata sul farmaco. Quindi in questo caso il fascio dell'elettrospray dello spettrometro di massa viene puntato direttamente sul campione come tale, che è presente su una superficie, e quindi il fascio delle goccioline dell'elettrospray va a impattare sulla superficie stessa del campione, riuscendo a dissolvere o a staccare dei piccolissimi frammenti che poi, una volta evaporato il solvente stesso, entreranno nell'analizzatore dello spettrometro di massa. Fra l'altro è possibile anche con un'adeguata, diciamo, strumentazione muovere il campione al di sotto del fascio di impatto, in questa maniera andando a analizzare proprio puntualmente diverse zone del campione stesso, e quindi potendo fare anche un'analisi differenziale di diverse parti di un campione. In alternativa a questa Desorption Electrospray Ionization è possibile effettuare una tecnica che è poi analoga e molto simile, che è la Direct Analysis in Real Time, o DART, che appunto prevede sempre l'analisi mediante spettrometria di massa, ma in questo caso si ottiene un'ionizzazione sempre del campione come tale allo stato solido per interazione con atomi eccitati elettronicamente o con molecole eccitate vibrazionalmente, quindi ottenendo poi chiaramente spettri di massa che hanno caratteristiche leggermente diverse o anche profondamente diverse rispetto a quelle di una electrospray ionization, e quindi avendo poi un quadro, se vogliamo, più completo della composizione della formulazione stessa.